mangiatevi. Hola, tutto bene? Eccolo qua, questo era il video di cui vi avevo parlato nel capitolo sulle scale modali. Lo chiamo una nota per 1000 scale, lo chiamo, potrebbe essere anche una nota per tutte le stagioni. Vabbè, vi invito ad ascoltare e poi farò una domanda, anzi la domanda la faccio adesso. C'è una ed una sola melodia che soddisfa, è un po' come un'equazione con un'incognita, c'è soltanto una melodia che soddisfa tutta questa roba qua, questi accordi, questo arrangiamento. Ascoltiamo. Benissimo. Esiste solo una nota che riesce a, ed è nascosta qui. Una volta è fatta con l'organo, una volta è fatta con una tromba, una volta è fatta con i violini e un'altra volta con altri violini e poi con un campanellino. Questa nota è il Sol. Andiamo ad ascoltare. Cosa significa questa roba qua? Significa che una nota, considerazione, può stare in più scale. Sempre quella nota lì, è un Sol. Sta in più scale, quindi in più armonie, in più accordi. Perché in ognuna di queste scale occuperà un posto. Ma non solo un posto naturale giusto. Se ci serviamo delle alterazioni, quindi diesis, bemolli, settima eccedente, piuttosto che dire nona, undicesima, tredicesima, così. Nona bemolle, nona diesis, sta veramente in una marea di scale una nota. Quindi andiamo a vedere all'inizio. Cos'è che ho fatto? Abbiamo questo giro. Sono questi gli accordi. Do, Si bemolle, quindi nel Do è quinto grado. Nel Si bemolle è sesto grado. Fa maggiore, nono grado. Fa minore, sempre nono grado. Quindi è un Sol che ogni volta lo chiami diversamente.
È come se gli accordi sono delle bombolette spray e lo colorano in maniera diversa, ma sempre quello è, capito? Cioè, voglio dire, tu hai sto palo davanti a un muro, oggi ti viene lo schiribizzo di colorarlo giallo, vum, e il palo diventa giallo come il muro. Domani rosso, vum, e il palo diventa rosso come il muro. È sempre quello, è sempre sol. Andando avanti, troviamo che poi quel giro cambia. La minore. Nella minore che cos'è il sol? Settimo grado. Vediamo il prossimo accordo. Mi minore settima, dove il sol è un terzo grado. Sarà un re il prossimo. È un re, ok, e quindi è un quarto grado nel re minore. Poi c'è un sol quarta, che evolve in sol ovviamente, dove è fondamentale, ottava. Di nuovo. No, di nuovo, pardon, questa volta entra il mi minore di cui abbiamo visto e già l'altra volta era terzo grado. Ritorna in la minore di cui il sol è il settimo grado. Re minore di cui il sol è il quarto grado. Senti qua. Oh! Totale cambio, si chiama interscambio modale, insomma, o qualcosa del genere, ci assomiglia. Andiamo in tonalità di Mi bemolle, dove il sol esiste ed è il terzo grado. La sottodominante del allora siamo in tonalità di mi bemolle, il la bemolle è la sottodominante, quindi è come il fa per il do maggiore. E questo sol esiste ancora perché? Perché ti fa un la bemolle major 7, cioè una settima più. Cioè settima più, settima naturale, sarebbe settima minore se fosse di dominante. Ah, sta storia poi in musica. Fa minore. Il sol c'è sempre ed è una nona. Si bemolle. Sesto grado, quindi si bemolle sesto. Ancora, ripete il giro. No, non ripete il giro, no, perdono. Mi bemolle, relativa minore, do minore, in cui il sol c'è ed è il quinto grado. Di nuovo fa minore, giusto? Dove abbiamo detto che era nono grado. Teniamoci sempre in tonalità di mi bemolle. Va bene, mantieni mi bemolle, quindi. Ah, meraviglia. Allora, mi bemolle di cui è terzo grado, re di cui è quarto grado, c'è una progressione discendente. Re diesis, re bemolle, do. Questo, e qui andiamo poi, ne parleremo fra poco, in Samba di una nota di Jobim, è da lì che nasce poi tutto quanto. Re diesis, re,
dove è quarto. Re bemolle, dove è quarta più o quinta di minore. Do, dove sol è quinto grado in do. 2 volte questo. E termina così. Chiaro? Considerazione, l'esempio classico è Samba di una nota, dove Jobim fece questo capolavoro. Sentite, su una nota, che è il Fa, lui comincia con il Re minore settima, di cui il Fa è il terzo grado. Grande eleganza, Re diesis settima, di cui il Fa è terzo grado ancora, ma maggiore stavolta. Mentre nel Re minore è terzo grado minore, nel Re diesis è terzo grado maggiore. Do minore settima, dove è quarto grado. Fa settima, ma con il quarto grado del Fa, vabbè, queste sono le armonie. Scusate. Adesso questa singola nota cambia e va a finire in Si bemolle, con un accordo di Fa minore, quindi è il quarto grado. Accordo di Mi, dove è sempre quarto grado. Quindi guardate quante posizioni occupa una nota. Cioè, nel Fa minore il Si bemolle è il quarto grado. Nel Mi maggiore è... Cos'era? Ve lo ricordate? Le scale modali? È un accordo è una scala lidia, quindi è un quarto grado lidio di Mi. E allora Mi bemolle major 7, di cui il Si bemolle è un quinto grado. La bemolle settima, di cui il Si è una nona. Ciao. Finale. Allora. Do diesis, di cui il Si bemolle è un sesto grado. Do, di cui il Si bemolle è un settimo. Quindi Do diesis sesto, Do diesis settimo, Si naturale major 7, di cui è settimo grado. Se vogliamo facciamo anche il passaggio. Per dare la dominante al Si bemolle, quindi Fa settima e Si bemolle, di cui è primo grado. Se non è genialità, vabbè, poi dopo la continuo.
e ricomincia. Okay? E questo è quanto per quanto riguarda appunto le scale, le note presenti nelle scale. Quindi questo nel prossimo episodio, fermiamolo qua, è meglio digerirle piano piano queste cose qua, ci porterà per mano verso il dolcissimo e coinvolgentissimo cammino delle dominanti secondarie, dove parleremo anche delle progressioni, delle successioni, la famosa secondo, quinto, primo, queste cose qua. Va bene? Scrivetemi nei commenti quello che pensate, se ci sono delle perplessità, dubbi, incertezze. Bye bye, ciao belli. Iscrivetevi al canale, yeah!